Ciao a tutti e benvenuti su Mania delle serie turche. Mettetevi comodi, perché stasera vi portiamo dietro le quinte di una notte che ha fatto tremare i social e accendere i riflettori del gossip, una notte in cui un sorriso, una frase sussurrata sul tappeto rosso e un lampo di sincerità hanno scoperchiato un segreto custodito con cura. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi e condividere il video, ogni dettaglio, ogni sfumatura, è qui per voi. La scena è Riyadh, un premio internazionale scintillante come una costellazione, dove le stelle non erano solo nel cielo ma a pochi passi dalle telecamere, tra flash intermittenti e abiti che sembravano disegnare sogni. L'atmosfera era dorata, sospesa, carica di quell'energia che solo le grandi serate sanno sprigionare. E in quel vortice perfettamente coreografato, con la sicurezza di chi conosce la danza della fama, Hazal Kaya è avanzata sul tappeto rosso, elegante, luminosa, magnetica. Sorrisi, microfoni tesi, domande che scoccavano come frecce leggere, è in quel punto, in quel piccolo varco di confidenza tra la star e i cronisti, che la serata ha cambiato direzione. Hazal, con la calma di chi non ha nulla da nascondere, ha parlato del successo degli attori turchi oltre confine, della gioia di vedere il proprio paese applaudito da una platea internazionale, del valore di una comunità artistica che cresce e si consolida. Poi, quasi come se fosse la cosa più naturale del mondo, la conversazione ha deviato verso due nomi che, ammettiamolo, accendono ogni sala in cui vengono pronunciati, Can Yaman e Demet Özdemir. Un legame amato, discusso, osservato con affetto e curiosità, tra ricordi incancellabili e presente misterioso. Si è fatta una domanda, ne è nata una pausa, e in quella pausa si è compiuta la magia. Hazal ha sorriso ancora, con una luce negli occhi che valeva più di 1000 conferme, e ha detto che la felicità dei due è matura, serena, pronta a essere coronata. Poi il colpo di scena, ha rivelato quando. Un mese, un giorno, un'estate che profuma di promesse. Il conto alla rovescia è iniziato, ha lasciato intendere, e il mormorio attorno a lei è diventato un'onda. In meno di un battito, la frase è volata oltre il velluto del red carpet. Le Prime Stories sono apparse come piccole lampadine in una notte già illuminata, i commenti hanno preso a moltiplicarsi, e la voce che fino a quel momento era rimasta un sussurro tra corridoi privati si è trasformata in coro. Immaginate quella platea, le risate educate, i bicchieri scintillanti, i discorsi degli ospiti internazionali. E in mezzo, un solo nome che ne portava due, Can e Demet, come se la loro unione fosse un segreto che tutti conoscevano ma che nessuno osava pronunciare ad alta voce. Hazal l'ha fatto. Senza malizia, senza tatticismi, con l'affetto di una persona vicina alla felicità degli altri. Da lì, il mondo digitale si è spaccato in due. Chi ha celebrato la spontaneità, applaudendo il coraggio e la gioia di condividere un lieto evento che molti speravano da tempo. Chi invece ha sussurrato che certe notizie dovrebbero nascere dalla voce dei protagonisti, che non si merita di essere annunciato solo da chi lo pronuncia. Ma i like sono saliti a valanga, le clip della dichiarazione hanno attraversato bacheche e fusi orari, e i fan di Can Yaman e Demet Özdemir hanno cominciato a contare i giorni, a immaginare abiti, luoghi, canzoni, quell'attimo in cui due mani si intrecciano per sempre. Nel frattempo, dietro le quinte, i mormorii si sono fatti più solidi. Fonti vicine alla coppia, quelle voci discrete che non parlano quasi mai e, quando parlano, lo fanno perché il cuore non riesce a trattenere la verità, hanno lasciato intendere che sì, tutto combacia. Che questa decisione non è un capriccio, ma un approdo. Che Can e Demet, dopo aver difeso la loro intimità come si proteggono i ricordi più preziosi, hanno scelto la strada della maturità, dell'attenzione, del passare dalla leggenda alla vita. Non un evento rumoroso, non una festa che inghiottisca la semplicità del sentimento, ma un giorno misurato su di loro, cucito addosso, con gli amici più stretti e le famiglie in primo piano. Eppure, la magia di questo racconto non sta solo nel quando, ma anche nel come. Si mormora che il luogo scelto sappia di estate e di luce, che l'arredo parlerà in sussurri e non in grida, che ci saranno dettagli pensati per raccontare la loro storia come una sceneggiatura perfetta. Dolce e chiara, senza bisogno di spiegazioni. Un ingresso senza clamori,
uno scambio di sguardi che dirà più delle promesse, un brindisi che saprà di futuro. Lontano dagli occhi indiscreti, vicino a ciò che conta davvero. E se tutto questo fosse vero, allora le parole di Azal non sarebbero state una leggerezza, ma il riflesso involontario di una gioia contagiosa. La domanda, però, rimbalza ancora: è stato un momento voluto? O una foga del cuore oltre le astuzie della prudenza? Azal, dopo la cerimonia, si è limitata a un cenno, felice per i suoi amici, desiderosa di condividere quel raggio di sole senza farne un faro abbagliante. Niente spettacolo, solo tenerezza. E forse è proprio per questo che il pubblico l'ha ascoltata senza giudicare, riconoscendo in lei non la diva, ma l'amica che trattiene a stento un sorriso grande. Nelle ore successive, i giornali hanno inseguito ogni indizio, ogni microespressione catturata dall'archivio dei fotografi, ogni frase detta e non detta sul tappeto rosso. Gli osservatori più attenti hanno giurato di aver colto in Azal una sicurezza di chi sa e non inventa, una placidità che raramente accompagna i pettegolezzi nati da nulla. E mentre gli opinionisti si schieravano, nati per discutere, innamorati del dettaglio, i fan di Khan e Dimet hanno ribadito quello che da anni sanno. Che certi legami non si misurano con le apparizioni, ma con la costanza di ciò che resiste allo sguardo altrui. Intanto, né conferme né smentite ufficiali sono arrivate dai diretti interessati. Silenzio scelto, non imposto. Un modo elegante per dire: vi sentiamo, ma lasciateci respirare l'attimo. Un silenzio che non gela, ma scalda. Perché quando l'amore è al centro, la scenografia può anche aspettare. E proprio questa attesa, questa sospensione che precede il battito del sì, ha trasformato la presunta data in un appuntamento collettivo con la speranza. Lo si vede nelle dediche sotto i post, nei montaggi dei fan che scorrono come trailer di un film che tutti hanno già nel cuore, nei messaggi sussurrati tra chi li segue da sempre. È curioso come un evento nato per celebrare il cinema, la televisione e i volti che li rendono vivi finisca per regalare un momento così intimamente umano. A Riyadh, quel tappeto rosso è diventato una pagina scritta a più mani, la classe di Azal, la poesia di un segreto svelato con grazia, l'eco del nome di Khan Yaman e Dimet Özdemir che ha attraversato saloni e salotti. Gli invitati internazionali hanno sorriso, qualcuno ha scambiato occhiate d'intesa, e già si immaginavano titoli, copertine, flashback di scene condivise e destinate a rimanere. Nei corridoi della festa, lontano dalla musica, c'è chi ha giurato di aver udito dettagli ancora più precisi. Non tutto si può ripetere, non tutto si deve dire. Ma il tono era chiaro, la scelta è stata ponderata, il passo deciso. Un progetto lungo, un mosaico di tasselli messi al loro posto in silenzio, senza che nessuno se ne accorgesse. Non la fretta della sorpresa, ma la dolcezza di chi sa dosare gli attimi. Una lista di invitati cucita sulle persone che davvero contano, un menù che racconta memorie e preferenze, una musica che non sovrasti la promessa ma la accompagni. C'è anche chi ha provato a leggere tra le righe la posizione dei due protagonisti sul diritto alla privacy. Khan, sempre carismatico, capace di accendere l'attenzione in ogni paese in cui posa piede, e Dimet, luminosa e forte, hanno mostrato più volte di saper separare il lavoro dalla vita. Hanno stretto i loro ricordi in una scatola a cui pochi hanno la chiave, e ora sembrano pronti ad aprirla quanto basta per far entrare chi li ama, non l'intero mondo. Un equilibrio delicato, sì, ma anche un segno di maturità che ha conquistato rispetto, oltre che curiosità. Eppure, tra tutte le reazioni, ce n'è una che merita di essere scolpita: la gratitudine. Gratitudine verso una notizia che non ferisce nessuno, che non coltiva ombre, ma promette luce. In un tempo in cui spesso si rincorre lo scandalo, l'idea di una celebrazione intima ha il sapore dell'acqua pulita. Per questo la frase di Azal è entrata dritta nel cuore, priva di spigoli, vicina alla verità dei giorni belli. Non c'è nulla da nascondere, festeggeremo presto, è stata l'essenza del suo messaggio, e da lì in poi nulla è più tornato identico. Mentre passano i giorni, la curiosità cresce, ma cresce anche il rispetto. I fan si coordinano per invii e auguri, gli account dedicati ricamano teorie sugli abiti, sui colori, sul luogo esatto che profumerà di fiori estivi. Qualcuno immagina una terrazza al tramonto,
qualcuno una villa discreta circondata dal verde, qualcuno persino un angolo lontano dalla città, dove le stelle si specchiano in un lago. In tutte queste fantasie c'è una costante, un sì che non ha bisogno di palco, solo di verità. C'è chi dice che l'amore diventi reale quando smette di avere paura. E allora eccoci qui, a Riyadh la paura non è mai stata invitata. Al suo posto, sorrisi sinceri, qualche confidenza, passi misurati, e un istante in cui una donna, orgogliosa dei suoi amici, ha trasformato una serata luccicante in un ricordo comune. Un ricordo che adesso appartiene a tutti coloro che attendono, che credono, che immaginano. Così nascono i racconti che restano, da una voce, da un lampo, da una promessa che somiglia a una scena perfetta. Prima che le luci si spegnessero, Azala è tornata a essere spettatrice, lasciando che l'eco della sua rivelazione trovasse il suo proprio ritmo. Alle sue spalle, la città ha continuato a brillare. Davanti, il domani ha fatto un passo verso Cane Dimet. E noi, come sempre, siamo qui per seguire quel passo, per ascoltare gli indizi, per separarli dai rumori, per custodire la delicatezza dei momenti veri. Adesso non resta che attendere la loro voce, quella che tutti vogliono sentire, non per curiosità sterile, ma per condividere una gioia grande. Che arrivi con un post, con una foto, con una frase semplice, poco importa. Importa che sia loro, come loro è sempre stato questo cammino. E quando succederà, quando quel giorno avrà una luce che non inganna, torneremo qui, su Mania delle serie turche, a raccontarvelo nel dettaglio, con la stessa cura con cui si racconta ciò che merita di essere ricordato. Perché in fondo la storia di stasera è tutta qui, un red carpet dorato, una confidenza detta con dolcezza, il nome di Kanyaman e Dimet Özdemir che si intreccia a una data e a un'estate vicina. Un puzzle che si ricompone davanti ai nostri occhi. E un conto alla rovescia che, ormai, batte nel cuore di tutti. Restate con noi, il meglio deve ancora arrivare.